Ragazzelloni, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca, benvenuti o bentornati sul canale e se siete nuovi, non dimenticate di iscrivervi al canale. Oggi video Ask Me Anything sarà diviso in due parti perché ho ricevuto davvero tante domande e vi anticipo subito, se volete la seconda parte spolliciate, quando arriveremo a 2500 spolliciate uscirà la seconda parte. Incominciamo subito perché sono veramente tante domande e diventerà un video molto lungo, già lo so. Allora, quanto ci metti di solito per registrare e montare un video ASMR? È una domanda che mi fate molto spesso in tanti e dipende un po' dal genere di video. Per esempio, i video, quelli del secondo canale, i video gameplay, sono molto più veloci, non hanno tagli perché essendo gameplay non riuscirei a tagliarli e in quel caso ci metto veramente giusto il tempo di registrarli e di esportarli, diciamo in un'oretta faccio tutto. I video ASMR che sono su questo canale invece richiedono molto più tempo e più o meno potremmo dire che ci metto una decina di minuti a impostare, insomma, a sistemare le luci, la telecamera, il microfono. Poi su un video di magari una ventina di minuti impiego su per giù una quarantina di minuti a girarlo o una quarantina di minuti di girato perché tra le auto che poi taglio, tra i miei sbagli, insomma varie cose, più o meno una quarantina di minuti di girato più o meno in media ci sono. E poi per il montaggio ci metto all'incirca tra i 40 minuti e un'oretta. E questo perché? Perché non ho un modo magari più veloce per andare a identificare le parti che devo tagliare. Per esempio vi svelo questo ragionamento che mi sono fatto vedendo i video di bloopers di Carlotta e di Lori. Ho visto che loro due, ma presumo sia una cosa che fanno in molti, quando sbagliano fanno o un soffio sul microfono o comunque un rumore abbastanza forte che presumo gli permetta, quando vanno a editare il video, di dire ok, questa parte va tagliata da qui a qui perché ho fatto il rumorone forte, e quindi vedo sulla traccia audio dove andare a tagliare il video, no? E effettivamente facendo così magari non hai necessità di doverti guardare secondo per secondo del video perché dici ok, devo tagliare qui a qui e poi da qui a qui, ed è molto più facile, più veloce. Io ho provato a emularli, ma vivo talmente tanto con l'ansia che anche facendo così poi mi dico ma metti che mi sono dimenticato di fare il soffio sul microfono in un determinato punto, oppure metti che anche se l'ho fatto non mi rendo conto dalla traccia audio che devo andare a tagliare una determinata sezione. Ecco, quindi anche se mi metto a fare i suoni o i soffi sul microfono, alla fine lo guardo tutto dall'inizio alla fine e ci va il suo tempo, Quindi abbiamo detto i 10 minuti prima di iniziare a registrare più i 40 minuti di registrazione, siamo a 50, più i 40 minuti barra 60 di montaggio, siamo tra i 90 e i 110, quindi l'ora e mezza abbondante, quasi 2 ore. Per un video di 20 minuti ci metto tanto, ragazzi, sono molto lento. Se avete qualche consiglio a riguardo fatemi sapere. Si guadagna abbastanza con YouTube? Dipende sicuramente da quanti iscritti ha il canale e quante visualizzazioni fa il canale. Ora come ora io naturalmente parlo sempre per me, per la mia esperienza. No, non guadagno granché con il canale. Diciamo che se dovessi viverci probabilmente riuscirei a vivere una settimana scarsa con quello che guadagno dal canale. Però nonostante il fatto che io non riesca
spero magari in un futuro di riuscire a guadagnarci di più, magari viverci sarebbe molto figo. Sei mai stato innamorato? Sì, devo dire di sì, e la risposta è cambiata rispetto al video delle 100 domande che ho fatto uscire qualche mese fa. Nella quarantena ho avuto modo di riflettere un po', no, su questo genere di cose, e quindi mi sono reso conto che la risposta è cambiata da probabilmente sì a sì. Molto bene, vivo i cambiamenti. Cosa pensi di ciò che sta succedendo e ciò che succederà negli Stati Uniti? Allora, iniziamo col dire che chi mi conosce già sa che sono dell'idea che non dovrebbero essere presenti, non dovrebbero proprio esistere differenze tra le persone per etnia, per religione, per orientamento sessuale, insomma siamo tutti uguali. In questo caso si parla di etnia e rimango abbastanza arrabbiato a pensare che nel 2020 ci siano persone che vengono discriminate per il colore della loro pelle. La trovo una cosa veramente ridicola, e penso anche che non ci sia necessità di andare a cercare questi esempi di discriminazione negli Stati Uniti, perché ci sono ovunque, anche in Italia, nonostante ci sia qualcuno che voglia farci credere che la discriminazione non esiste. Sotto un certo punto di vista, nonostante io creda che questi movimenti di protesta non dovrebbero neanche aver ragione di esistere, perché in un mondo in cui si è tutti uguali non dovrebbe essere necessario manifestare per far presente questa cosa, per sottolinearla. E diciamo che comunque sono contento che queste manifestazioni stiano sottolineando la cosa, stiano facendo presente a sempre più persone che c'è un problema reale tutt'oggi, nonostante, come ribadivo prima, ci sono persone che dicano che questo non è vero, non esiste. Spero che in futuro questa non venga ricordata solo come una manifestazione fino a se stessa, ma che apra gli occhi e che aiuti a far avere a tutti quanti gli stessi diritti civili, che sia per l'etnia, che sia per la religione, che sia per l'orientamento sessuale, insomma. Speriamo che serva e che non sia solo una cosa passeggera. Hai un obiettivo di iscritti da raggiungere entro fine anno? In realtà no. Credo che sia una cosa che sotto un certo punto di vista si capisca dal mio canale, da come mi muovo su YouTube. Non vivo per i numeri, anche perché diversamente credo che andrei verso l'esaurimento nervoso. Se crescono un numero di iscritti sicuramente mi fa piacere, perché insomma, oltre a un senso di pura gratificazione, è anche indice del fatto che ciò che sto facendo in qualche modo vi piace e sta piacendo a qualcuno, no? E quindi fa piacere. Però insomma non vivo per i numeri. Se gli iscritti salgono mi fa piacere, se gli iscritti non salgono non sono felice, ma non è che vado in disperazione, anche perché alla fine io faccio i video che mi piace realizzare sul canale, non è che mi sento in obbligo di fare qualcosa per avere più iscritti o cose di questo tipo. Quindi insomma, fin quando sono contento io, anche se gli iscritti non salgono, insomma mi va bene uguale. Poi ovvio, se aumentano mi fa piacere. Diciamo che con il ritmo attuale penso di poter riuscire ad arrivare magari verso i 30.000 iscritti a fine anno, su per giù. Voi che ne dite? Posso farcela? Nel caso in cui non siete ancora iscritti, vi ricordo, iscrivetevi e magari condividete i video con i vostri amici, chissà, magari si iscrivono anche a loro e arriviamo prima ai 30.000. Hai mai pensato di fare qualcos'altro oltre YouTube? No, ma perché già faccio qualcos'altro in realtà. Forse chi mi ha fatto questa domanda non sa che io fuori da YouTube lavoro tutti i giorni, ho una mia attività da ormai 3 anni e qualche mese, e YouTube non è il mio lavoro principale, anche perché non ci cambierei con gli introiti che faccio, quindi sì, ho un lavoro. YouTube è un hobby che rendicchia, insomma mi permette di pagarmi le attrezzature che uso per YouTube, ma sì, ho un lavoro e quindi sì, faccio già qualcosa al di fuori da YouTube, e per il momento non penso di fare altro, perché tra YouTube e il mio lavoro ho già abbastanza
abbastanza il tempo occupato. Hai molti amici o pochi ma buoni, o molti pochi amici? E qui mi sento un po' il bagnino antipatico quando dice che ha molti pochi ma molti pedalò. E insomma, io sono dell'idea meglio avere pochi amici ma buoni che tanti di cui non puoi fidarti. C'è un po' di tabù, no? Credo, nella società odierna nel dire che uno ha pochi amici, perché si è quasi sempre spinti a dover dire ah sì, io ho l'animo della festa o cose di questo tipo. Io personalmente non ho di questi problemi e non ho problemi a dire che gli amici che ho si possono contare tranquillamente sulle dita di una mano e ne avanzano, ne avanzano. Ma penso sia meglio così, perché preferisco davvero avere pochi amici dei quali so di potermi fidare ciecamente in qualsiasi momento, no? E credo sia anche un'ottima cosa da sapere quando magari non può giù di morale, no? Perché alla fine dici ok, però ho i miei amici, sono una certezza. E invece magari se avessi, che ne so, 50, 100 amici, ipotizzo numeri, forse non li considererei amici ma dei conoscenti, e dubito che chi ha 50, 100 amici e li considera amici, li definisce amici, possa mettere la mano sul fuoco per ognuno di loro e dire sì, assolutamente so che numero 76 ci sarebbe nel caso in cui finissi in carcere e avessi bisogno della cauzione. Ecco, io con i miei amici so di poter fare questo ragionamento stupido, ma esemplificativo al massimo. Quindi meglio pochi ma buoni che tanti. Come ti vedi fra 10 anni? Allora, fra 10 anni avrò 39 anni. Ah, mannaggia, mi fa un po' strano pensare questa cosa. Mi vedo sicuramente un pochino più stempiato, cioè già vedete che ora la stempiatura avanza, quindi sicuramente sarò più stempiato e con i capelli ancora più bianchi. Ne ho già molti qui così ai lati, sicuramente ne avrò di più, o magari sarò già tinto, non lo so. Ah, e come mi vedo? Mi piace vedermi con un buono stipendio, una buona rendita, insomma, perché alla fine la certezza economica, avere una sicurezza economica fa piacere. Con una famiglia, non so se è sposato o no, insomma, sapete come la penso sul matrimonio. E con una bella casa, insomma, che sia mia o in affitto, insomma, l'importante è, insomma, avere una casa, ecco. Ora come ora la casa mi tocca molto da vicino come punto. Qual è la tua canzone preferita? Qui mi beccate sempre in fallo, ragazzi, ma io ci ho pensato un po' prima in modo tale da non fare un video di e potrei dire che al momento attuale, tra tutte le canzoni che mi piacciono, forse quella che mi piace sempre e comunque è una canzone di Frank Ocean ed è Pyramids. Già ve ne avevo parlato, se mi ricordo vi metto il link nella info box del brano che potete ascoltare su Spotify, così la sentite. È molto bella, a me Frank Ocean piace veramente tanto, molto bravo, molto bravo. Ti piacerebbe appoggiarti su qualche agenzia web per migliorare il tuo lavoro su YouTube? Allora, in realtà da inizio anno sono seguito per quello che riguarda il canale su YouTube, per insomma cercare di muovermi correttamente, non fare castronerie o cose che possano portare risultati contrari a quelli che il buon senso vorrebbe, no? Quindi la crescita del canale, ecco. E è una cosa di cui non vi avevo parlato ancora, perché ci sono delle cose in ballo, diciamo così, e volevo aspettare di avere del registrato tra qualche mese, capirete, per parlarvene. Ma insomma la domanda arriva e essendo un Ask Me Anything io vi rispondo senza problemi. E insomma vedremo fra qualche mese, tutto si è un po' rallentato causa quarantena e è stato spostato tutto di qualche mese, ma penso che fra qualche mese vedrete di cosa sto parlando ora, e fra qualche mese rivedendo questo video direte ah, ho capito di cosa parlavi. Comunque sì, prima che questo capitasse, insomma, mi sarebbe piaciuto, e devo dire che quando mi è stato proposto sono stato tipo al settimo cielo per settimane, anche perché vuol dire che insomma qualcuno di addetto ai lavori ha visto del potenziale in ciò che faccio, no? Credo che sia una cosa molto piacevole, quindi yeah. Carlo farà mai un video cooking? Allora, per rispondere a questa domanda bisogna prima di tutto dire, bisogna prima che io impari a registrare dei video cooking.
vi faccio un piccolo spoiler, anche se non è proprio uno spoiler. Qualche settimana fa avevo provato a registrare un video in cucina. Volevo registrare per il mese del Pride un video in cui cucinavo una rainbow cake che poi si è trasformata in rainbow cupcake perché un pochino più veloci da fare, e nel mentre bevo un sorso d'acqua perché la mia gola si sta tipo asciugando tantissimo. Ok, sono di nuovo pronto a parlare e quindi sono andato a registrare questo video in cui cucino i cupcake. Tutto bene, i cupcake sono venuti buoni, belli, bellini, bellini, non magari al top ma bellini. Non fosse che quando ho iniziato a montare il video mi sono reso conto che l'audio era pessimo perché faceva un sacco di eco, si sentiva poco me e si sentiva tantissimo, forse troppo, qualsiasi rumore avessi fatto, che ne so, con le fruste, ad aprire le uova e cose di questo tipo. E forse l'ho fatto con un po' di ingenuità, no? Perché vedendo i video di Chiara SMR, di Carlotta SMR dove cucinano, insomma, sicuramente ci va della tecnica, non dico di no, ma li fanno talmente bene che sembra quasi facile, e quindi sono andato abbastanza a cuor leggero, dico ok, metto il microfono, metto la telecamera e registro. No, non è assolutamente così. Quindi insomma proverò, magari farò come ha fatto Carlotta ASMR nell'ultimo o in uno degli ultimi, non credo sia l'ultimo, non ne sono assolutamente certo, in cui ha fatto il voice over della ripresa, e in quel caso potrebbe essere più facile da fare. Insomma, vedremo. Hai in mente di farti un nuovo tatuaggio? Allora, l'idea di farmi altri tatuaggi rispetto a quello che ho qui, di cui vi lascio il link qui sopra se mi ricordo, così andate a spulciare cosa indica e tutto questo genere di cose, beh, mi piacerebbe farmene altri, sì, ma sono una persona che pensa che il tatuaggio debba rimanere tutta la vita, no? Non li faccio a cuore leggero con l'idea di dire vabbè, tanto poi alla peggio li cancello. E quindi, cioè, tipo, anche questo ci ho messo 5-6 mesi prima di decidermi a farlo. Perciò, prima di farne altri, voglio essere certo di fare qualcosa che abbia un significato per me. E per il momento non ho ancora trovato nulla che mi abbia fatto dire ok, fallo. E quindi vedremo in futuro se andrò a farmi fare altri tatuaggi, e nel caso se magari andrò dal Carlos Tattoo Studio, chi lo sa. Che scuola hai fatto alle superiori? Allora, io ho fatto il liceo scientifico tecnologico, non so se esiste ancora come indirizzo, perché da quando io ho finito, insomma, hanno fatto tante di quelle rivoluzioni. Nel mio liceo quell'indirizzo non esiste più, è stato trasformato in qualcos'altro che ora non ricordo neanche cosa sia. Di base dovrebbe essere un liceo scientifico classico, insomma normale, ma anziché il latino ci sono più ore di informatica e boh, si fa molta matematica e molta fisica, materie delle quali io ero veramente pessimo, ci ho fatto la scelta ideale, ma vabbè, è andata così. Ora come ora non credo che rifarei quella scelta, però ai tempi non avevo proprio idea di cosa fare della mia vita e mi sono buttato su quello, insomma ho detto vabbè, mi dà un'infarinatura generale, qualsiasi cosa voglia poi andare a fare dopo più o meno sono coperto, e quindi ho scelto quello. Che modello di cellulare hai? Allora, al momento, e spero anche per i prossimi mesi, ho un iPhone 11 Pro Max che ho preso il mese scorso, cioè rispetto a quando registro, quando vedrete il video non so quando sarà, l'ho preso a metà giugno e mi trovo molto bene, anche perché mi piacciono i telefoni con lo schermo grande, e poi questa è una buona fotocamera che sto usando per registrare in questo momento. E soprattutto, non meno importante, ho trovato una buonissima offerta su Amazon Germania che mi ha permesso di comprarlo a dei prezzi molto più bassi rispetto a quelli che trovate qui in Italia. Sei fidanzato? No, infelicemente sfidanzato, quindi si aprano le candidature. A che età hai preso la patente? L'ho presa a 18 anni, ho fatto abbastanza in fretta, mi sono iscritto a scuola guida a maggio, quindi quando avevo ancora 17 anni. Sapete che io faccio gli anni a inizio luglio, quindi ho iniziato a fare la teoria, poi ad agosto la scuola guida era chiusa, ho fatto l'esame di teoria
settembre e poi ho fatto l'esame di pratica a fine ottobre e ho passato entrambi al primo colpo, quindi yeah, viva me. Non ricordo quanti errori abbia fatto al test della teoria, forse 2, ma potrebbe essere 2 come 3 come 4, non lo so, non mi ricordo onestamente. Comunque ho fatto abbastanza in fretta, devo dire, e l'anno scorso ho fatto il primo rinnovo della patente, ragazzi. Mi sono sentito vecchissimo. In quale città estera ti piacerebbe vivere e perché? Ragazzoli, penso che tantissimi di voi già sappiano la risposta. Mi piacerebbe vivere a Londra e insomma sapete, io sono innamorato di Londra sia per il clima che c'è in generale nel Regno Unito. Mi piace la pioggia, quindi avere questa pioggia quasi costante, beh, stupendo. E poi sono un fanatico della famiglia reale, quindi poter dire ah, magari oggi li vedrò transitare verso Buckingham Palace sarebbe figo. Ma tolto ciò, insomma, mi piace molto la mentalità che c'è nei londinesi, quindi sì, mi piacerebbe vivere lì. Mi sento un po' un Londoners, quindi chi lo sa, magari in futuro potrebbe anche capitare, mai mettere limiti alla provvidenza, no? Hai mai sofferto di disturbi mentali anche molto lievi o periodici, per esempio depressione? Sì, ma ci tengo anche a precisare che mi dà molto fastidio che nella società odierna, almeno nelle persone dalla metà in su, quando si parla di disturbi mentali barra malattie mentali, si pensi sempre a etichettare le persone come ah, sei un pazzo, sei psicopatico o cose di questo tipo. Insomma, c'è questa sorta di tabù anche nel parlarne che non concepisco. Io soffro tuttora di ansia, ho sofferto durante gli ultimi anni di liceo di attacchi di panico, ultimamente anche mi capita, cioè, con molta meno frequenza rispetto a quando andavo al liceo, di avere qualche attacco di ansia molto forte, che non dico che sfocia nell'attacco di panico, ma quasi. E però tutto sommato la SMR aiuta, forse anche qualcuno di voi che è qui a guardare questo video lo sta guardando per distendersi un po' dall'ansia. E insomma, alla fine l'ansia, lo stress sono i mali del secolo, insomma, non sono io a dirlo, e sono molto più diffusi di quello che la società stessa vuole farci credere, quindi la compagnia è molto grande. Hai mai pensato di aver sbagliato corsi di studio o lavoro? Altro che ragazzi, e non solo, perché sono una di quelle persone che, come già vi dicevo in qualche vecchio video, vorrebbe fare una marea di lavori diversi nel corso della vita, no? Cioè mi piacerebbe fare il mio lavoro, fare, che ne so, l'avvocato, fare progettazione di luce all'interno degli edifici, che non so se si chiama così come professione, ma sono un po' fissato con l'illuminazione, ecco. E però boh, alla fine sono anche dell'idea che ognuno segue un percorso che in parte è già scritto, no? Per esempio, io sono partito con l'università per fare il giornalista e ora progetto siti web, cioè cose proprio agli opposti. Quindi credo che alla fine poi uno segua il percorso che deve seguire, a prescindere da ciò che vuole fare. E chi lo sa, magari in futuro, fra 3 anni, mi iscriverò di nuovo all'università a fare chissà cosa. E boh, lo scopriremo se sarete ancora qui. Ti piacciono i pancake? Assolutamente sì, specie con lo sciroppo al caramello sopra. Oh, buonissimi. E li so anche fare. Ultimamente facevo quelli proteici, quindi con la farina d'avena e le proteine. Deliziosi, deliziosi. Con che voto sei uscito dalle medie? Non lo so, non lo so, è passato troppo tempo, sono passati più di 15 anni. Credo di essere uscito con distinto, o con buono o con distinto, sicuramente non con ottimo e non con sufficiente, perché avevo una media altina, ma non così buona da avere ottimo, credo. Però non mi ricordo, quando sono uscito dalle medie comunque c'erano ancora i voti col buono, distinto, ottimo, sufficiente, insufficiente, e ora credo ci siano i numeri, no? Datemi conferma di ciò. Però penso con buono o con distinto. Penso con, non lo so, uno dei due. Dovrò andare a cercare le pagelle. C'è la pagella di terza media? No, perché ti rilasciano un attestato. Che ti rilasciano?
quadrate o rettangolari. Ne compreresti una? Allora, potrei prendere in considerazione l'idea di comprare una casa con le pareti rotonde nel caso in cui fosse già arredata e nel caso in cui ci fosse qualcuno che si occupa di crearmi i mobili, nel caso in cui avessi bisogno di qualcosa di nuovo e di specifico, perché immaginate la difficoltà ad arredare una casa rotonda. Cioè già anche solo la testiera del letto, immaginatevi, cioè se non la fate fare su misura, rotondeggiante, vi beccate dietro uno spazio vuoto enorme. O gli armadi, sia mai ragazzi, sia mai. Quindi sì, ma a determinate condizioni. Ecco, allora la prima parte del video di Ask Me Anything finisce qui. Vedete, ci sono state molte domande e ne ho altrettante, me ne avete fatte tantissime, quindi se siete curiosi per la seconda parte lasciate una bella spolliciata e quando raggiungeremo i 2500 like farò uscire la seconda parte